Ciao a tutti, oggi finalmente pulisco a fondo la mia casa, inizio con il salotto. Volevo aprire la finestra la mattina e è partita così la giornata delle pulizie. Ho visto la polvere sulle tende che volava in aria, ho detto no, non posso più aspettare, puliamo tutto. Le tende li lavo con detersivo da Everdrop in polvere, quello per capi delicati. Avevo detto anche nei altri video, adesso pulisco, faccio il bucato, pulisco la casa soltanto con i detersivi Everdrop, con i detersivi più sostenibili. Il tappeto lo lavo con il detersivo per capi colorati, me l'ha lavato molto bene e comunque vedete anche se ci sono questi detersivi sostenibili, più ecologici, non vuol dire che non fa la schiuma e non vuol dire che non lava. Lavo bene il tappeto, ci sono ancora delle belle giornate per cui ne approfitto per fare quelle pulizie, quelle più importanti. Io non ho preferenze tipo per fare pulizie autunnali o invernali o estive, sempre mantengo la casa pulita, solo che giustamente quando bisogna lavare un tappeto, le tende, muri in casa, sicuramente li faccio quando fuori c'è ancora una bella stagione. Ho lavato il tappeto, dopo io comunque l'ho risciacquato anche con l'acqua pulita. Adesso ho questa panchina davanti che abbiamo appoggiato la scatola con la pizza e si è macchiato tutto. Oggi ho lavato questa panchina con il detersivo smacchiatore da Everdrop, l'ho provato per la prima volta, ero proprio curiosa per capire come lo pulisce. E sono rimasta stupita perché pensavo che magari non ha la forza, no, di smacchiare queste macchie così importanti, invece me l'ha lavato proprio da subito. Ho fatto questo con la spazzola e l'acqua calda, prima ho messo il detersivo in acqua calda, l'ho fatto sciogliere. Le tende che volano ovunque. Con un po' di vento si sono asciutti subito. Mi sono fermata, è tornato mio figlio dalla scuola. Adesso vi faccio vedere come con quei ghiaccioli che abbiamo preparato l'altra volta il soffritto, come mi aiuta in questi casi quando all'ultimo devo fare un pranzo veloce. Prendo un po' di soffritto, aggiungo soltanto un po' di succo di pomodoro ed è pronto il succo per la pasta. E se non avete visto il video come ho fatto questo soffritto per congelare, allora vi lascerò il link nella descrizione del video. Però non trovo altre parole, c'è WH, il Fiume. Vedi, ti devi tagliare. lo so, Fiume, poi strada già fatta, stazione. l'ho già fatto, questi qui sono già. Torniamo alle nostre pulizie. Lavo tutto con detersivo per i piatti, lavo tutto anche le finestre, i mobili sopra, proprio tutta la polvere, dopo comunque risciacquo. Io mi organizzo così, quando i miei figli tornano dalla scuola, dall'asilo, io so che loro sono in ricerca di me, chiedono attenzione, per cui se io continuo con i miei lavori, loro vengono sempre a chiedere qualcosa, a noi questa cosa ti disturba e ti stressa, no? Andando avanti. Invece io mi fermo per un mezz'ora, sto un po' con loro, li coccolo, li faccio qualche domanda, così gli ho dato la vitamina, ecco. E dopo continuo, loro dopo stanno comunque tranquilli e fanno le loro cose, così io riesco a organizzarmi al meglio. He moved like a magnet,
Dopo aver risciacquato bene le finestre, alla fine per lucidarli li lavo con il detersivo per i vetri. Guardate, a breve uscirà un video con i tipo trucchi casalinghi e vi farò vedere un modo per pulire le finestre, e lampadari in casa, gli specchi, con l'effetto che tipo non si vede che c'è una finestra in casa. Sono sicura che sarà molto utile a tanti di voi. Un altro passaggio importante è quello di prendere lo Swiffer e di pulire bene tutti i muri. Quando noi puliamo i muri con lo Swiffer, la polvere non si vede da nessuna parte. I muri tendono a tenere tanta polvere su di loro, così eliminiamo e la nostra casa rimane anche senza polvere. Stiro veloce le tende perché se li lascio piegati da qualche parte loro sono di lino e dopo faccio fatica a stirarli, così li stiro prima e dopo continuo. Siamo arrivati a lavare il pavimento, per cui siamo a un buon punto. Mi piace questo detersivo per i pavimenti. Io prendo il misurino, lo metto in acqua calda, lo lascio 2 minuti sciogliere, dopo lavo. Ha una profumazione naturale di citronella, legno di sandalo e adatto a tutti i tipi di pavimento. Ha un profumo che è molto lontano da quelli che siamo abituati noi che li compriamo dal supermercato. Qua senti proprio un profumo naturale, mi piace sentirlo. La mia panchina è tornata come nuova, bella bella, la macchia è sparita, non c'è più. Bene, meglio così. Per chi è nuovo sul mio canale e non conosce i detersivi da Everdrop, vi ne parlo velocemente. Detersivi ecosostenibili, ricaricabili. Praticamente le ricariche sono in pastiglie o in polvere. Noi basta prendere una pastiglia o il sacchetto piccolo con la polvere, mettiamo dentro nel barattolo con l'acqua, lo agitiamo un po', lo aspettiamo qualche minuto e il nostro detersivo è pronto. Così evitiamo di accumulare e di comprare tanta plastica. Tanti di voi lo usano già e so che siete rimasti contenti. E con il codice sconto EricaHome10 avete 10% su tutti i prodotti, più anche quelli scontati e più l'abbonamento. Il link ve lo lascerò nella descrizione del video. Quest'anno ho fatto un esperimento, metà agosto, se vi ricordate, ho impiantato di nuovo le piantine di cetriolo. Gli altri erano tutti secchi, visto il periodo che abbiamo passato. Ero proprio curiosa per vedere se questi cetrioli arrivavano fino in autunno.
Ecco qua sono proprio curiosa di vedere fino a quando riuscirò a portare avanti questi cetrioli. Sicuramente adesso arriva il freddo, i cetrioli non amano il freddo, però magari li copro con qualcosa. E poi ho notato anche, adesso in autunno i cetrioli sono molto più buoni, molto più croccanti. Mi sembra che è passata una vita da quando non sto davanti alla telecamera a registrare qualcosa per voi. Mi sento anche un po' strano tutto. Oggi vi voglio presentare un libro favoloso, un libro che parla di agricoltura biologica, un libro di Jadam. È un libro molto ricco, è un libro, anche se non avete un orto, anche se non avete la passione per ortaggi, comunque vi lo consiglio di leggerlo, perché vi arricchisce molto il vostro sapere, che vi aiuterà anche nella vita quotidiana. In Corea c'è un'azienda e anche un ufficio che viene gestito da più di 75.000 soci. Vi immaginate, ci parliamo di una cosa veramente enorme. Nel suo libro troverete come fare fertilizzanti personalizzati a base di rifiuti di alimenti, fertilizzanti liquido con azoto naturale, fertilizzanti con calcio naturale. Vi dico che è veramente molto ricco questo libro, ve lo consiglio. Ha un grandissimo successo in Stati Uniti, in Corea, e adesso c'è anche una traduzione in italiano. Il link vi lascerò nella descrizione del video, vedrete che troverete tante soluzioni anche per la vita quotidiana e quello che vi può servire nella vita. E adesso chi viene ad aiutarmi? Bisogna preparare tutti questi peperoni e anche i pomodori. Fatti conto che io li avevo fatto le conserve metà settembre. Ormai basta, i pomodori si sono finiti, io li ho lasciati comunque in cantina che si sono maturati ancora di più, perché se li lasciavo così vengono mangiati dai cimici, Faccio questo e mi preparo comunque questi 2 contenitori per il frigo, e i pomodori che sono più, diciamo, più duri, più interi, allora li ho messi in frigo, così li ho per l'insalata, per invece quelli più morbidi che sono più maturi, che dobbiamo assolutamente fare qualche conserva. Ormai sono ultimi pomodori per fare le conserve e questa volta ho fatto come mi ha suggerito una di voi. Mi ha detto che metti in barattolo anche un po' di peperone e un po' di basilico. Ho aggiunto, ma proprio appena un po' di peperone per dare più sapore. E poi comunque la conservazione l'ho fatto come lo faccio di solito. Aggiungo un po' di pepe, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale. Per me è ottima così. Direi che anche il prossimo anno farò, ecco, più barattoli proprio con questo metodo, perché quando li apri si sente proprio, ha un buon profumo, si sente la dolcezza del pomodoro, e quando lo metti a mangiare, insomma, il piatto prende altri sapori, è tutta un'altra cosa.
Devo congelare questi peperoni così d'inverno ho dei peperoni per fare ripieni. Io di solito li mettevo a bollire circa 1 minuto, 2 minuti, loro diventavano più morbidi e poi li congelavo. È stata sempre una di voi a dirmi che i peperoni li congela così crudi e per cui ho provato anche io. Li ho messi in questo sacchetto di Ikea, metto la porzione che so che di solito mangiamo e provo a tirare comunque l'aria da questi sacchetti e li congeliamo. Io avevo già anche scongelato, anche ho riempito, volevo proprio vedere come si sono comportati e direi che sì, è un'ottima soluzione. Questi peperoni erano proprio belli, per cui conservo i semi, li lavo e li tengo per il prossimo anno. Quando noi compriamo i semi dal supermercato o dai vivai costa tantissimo, saranno 10-15 semi dentro che li paghiamo anche 4 euro. In più darò qualcosa anche alla mia mamma, anche lei si occupa di queste cose. Però attenzione, i semi vanno bene di essere seminati soltanto il primo anno di produzione. Come posso spiegarmi? Adesso non so come viene chiamato questo metodo. Ad esempio, io questi semi, quando li metterò a seminare, i peperoni usciranno buoni, belli, grandi, soltanto che i semi dei peperoni che dovranno uscire non sono più buoni da seminare dopo, perché sennò il terzo anno ti fanno i peperoni molto piccoli. Adesso voglio fare un sott'aceto con questi peperoni, guardate, non so come si chiamano, magari hanno un nome specifico, sono questi rotondi che sono un po' più cicciottelli, così li taglio e faccio un agrodolce. Allora io ho guardato un po' di ricette su YouTube di sott'aceto di peperoni, però è impressionante quanto aceto si mette. Per me sono immangiabili, ecco, anche al supermercato quando li ho comprati poche volte nella mia vita sono proprio immangiabili, non riesco a mangiarli perché hanno veramente tanto aceto. Adesso io condividerò con voi una ricetta che rimanerete contente. Sarà la giusta porzione di acido, di dolce, di salato. Ho messo l'acqua, zucchero, sale, mettiamo tutto a bollire, anche l'olio. Non appena inizia a bollire, mettiamo anche un po' di pepe nero. Quando inizia a bollire, mettiamo l'aceto. Dopo aver messo l'aceto, lo facciamo bollire altri 2 minuti massimo. Adesso ho diviso quella marinatura che abbiamo preparato, l'ho divisa in 2 casserole e mettiamo questi peperoni sopra. Dall'inizio sembra che c'è poca marinatura, poco liquido, ma dopo vedrete che quando inizierà a bollire questi peperoni rilasciano anche loro, si ammorbidiscono, rilasciano anche loro il loro acqua, succo, non so come definirlo, e per cui sarà proprio ideale, non bisogna di aggiungere più acqua. Li facciamo a bollire massimo 8 minuti. I barattoli li ho sterilizzati, sono belli caldi e molto bollenti anche il peperone, li metto qua dentro. Faccio questo, prima riempio i barattoli con questi peperoni, dopo questa marinatura lo metto a bollire per un altro minuto, così creiamo anche un sottovuoto migliore. Adesso quando si è già bella, bella calda, lo mettiamo qua dentro e chiudiamo con i tappi sempre sterilizzati e lo mettiamo con la testa in giù e sono pronti.